Ciao a tutti, io sono Sara e benvenuti nel mio canale. Nel video di oggi vi mostro come fare una cucitura a zig-zag con la macchina da cucire. È un video pensato per chi sta iniziando a cucire, quindi cercherò di spiegarvi tutto passo passo e dandovi tutte le nozioni necessarie. Di solito per cucire utilizzo la mia macchina FAF elettronica, ma per il video di oggi farò un'eccezione e utilizzerò la mia Singer Talent, che è una macchina da cucire meccanica e casalinga. È una macchina entry level, quindi adatta a chi sta iniziando a cucire e di conseguenza probabilmente è più simile alle macchine che avete voi in casa se state appunto iniziando a cucire. Nel video vi mostrerò come utilizzare la cucitura a zig-zag in 3 modi diversi, ossia per rifinire i margini di cucitura, per fare orlini fini adatti a gonne a ruota e ad abiti e infine per cucire tessuti elasticizzati. Bene, direi di iniziare. Per fare una cucitura a zig-zag, per prima cosa mettiamo sul piedino adatto, che ha un buco in mezzo sufficientemente grande per far muovere l'ago a destra e a sinistra. Nel mio caso poteva andare bene anche questo piedino, che è quello di default per questa macchina da cucire, però io tempo fa ne ho comprato uno che fa uno zig-zag un po' più carino, quindi userò quello. Per quanto riguarda le impostazioni della macchina da cucire, come standard possiamo tenere una tensione di 4. Poi, a differenza della cucitura dritta, questa volta dobbiamo regolare anche la larghezza del punto e decidere quanto largo vogliamo lo zig-zag. I numeri della rotella equivalgono ai millimetri di larghezza del punto. Una misura media può essere 3 mm e mezzo. Poi dipende anche dallo scopo per cui fate questa cucitura zig-zag, ma ve ne parlo più in dettaglio dopo nel corso del video. Poi dobbiamo regolare la lunghezza del punto, ossia quanto fitti sono i punti della cucitura zig-zag e quanto distanti. Io lo metto a 2. In ogni macchina poi da qualche parte va anche scelto il tipo di punto che volete fare. Nella mia macchina è in questa manopola qui, quindi seleziono lo zig-zag. La mia macchina ha anche tutta una serie di punti segnati in blu che devo selezionare mettendo quest'altra manopola su S1. Da non confondere questo zig-zag qui, che è uno zig-zag triplo elastico, con lo zig-zag normale, che invece è quello segnato a fianco in grigio. Prendo uno strato di stoffa singola, la macchina è già infilata, e se avete dubbi su come infilare una macchina da cucire, ho un video anche per quello, ve lo lascio sotto in descrizione. Come per la cucitura dritta, anche per fare lo zig-zag parto facendo 3-4 punti indietro, tenendo leggermente in tensione con la mano sinistra i 2 fili per questi primi punti. Per fare i punti indietro la mia macchina ha una piccola leva sul davanti. Poi mollo la leva dei punti indietro e parto a fare i punti in avanti, quindi la nostra cucitura vera e propria. E finisco poi la cucitura sempre con 3-4 punti indietro così che non si sfili. E questo è il risultato. 2 di lunghezza forse anche tanto, potete tenere 1,5, poi dipende anche dalle macchine da cucire onestamente, mentre 3,5 come larghezza standard direi che va bene. E adesso direi che possiamo passare subito all'utilizzo principale di questo tipo di cucitura, che è il rifinire i margini di cucitura. Dopo aver fatto una qualsiasi cucitura dritta su un capo, ci restano poi i margini da rifinire sul lato rovescio. Se non li rifinissimo, col tempo e con i vari lavaggi il tessuto chiaramente si sfrangerebbe. Lo zig-zag serve a fare in modo che i fili stiano lì fermi e non sfrangino. Ora quindi vi mostro come usare lo zig-zag per rifinire i margini di cucitura. Se i margini sono stirati aperti come in questo caso, prendo un solo margine alla volta e lo piazzo sotto al piedino, facendo in modo che l'ago arrivi fino alla fine della stoffa, perché lo zig-zag chiaramente deve avvolgere gli ultimi 4-5 mm di ogni margine. Quindi se ho impostato una lunghezza di 4, per esempio, significa che l'ago deve stare allineato a 2 mm dal bordo della stoffa, perché poi si muoverà a destra e a sinistra per fare la cucitura a zig-zag. Parto con i punti indietro e poi in avanti, facendo attenzione a tenere sempre la fine del margine di cucitura allineata a 2 mm dal lago. Arrivata alla fine faccio sempre 3 punti indietro, alzo l'ago e il piedino e rimuovo la stoffa. E dovreste avere una cosa di questo tipo. E chiaramente rifinisco allo stesso modo anche l'altro margine di cucitura. Quando cucite un capo ci sono delle cuciture che richiedono di tenere i margini girati entrambi dallo stesso lato, anziché stirati aperti come qui. In quel caso rifinirli sarà più veloce perché potete fare una cucitura a zig-zag unica prendendoli dentro entrambi.
La cucitura zigzag può anche essere usata per fare degli orlini molto fini adatti a rifinire gonne o abiti ampi, tipo gonne a ruota per esempio. E per questo tipo di cucitura dobbiamo diminuire la larghezza del punto, 1,5 o 2 andrà bene, e anche la lunghezza del punto va diminuita, la possiamo mettere a 1. Poi vi consiglio sempre di fare una prova su uno scarto di tessuto, così nel caso, se non funziona bene, potete aggiustare i valori prima di fare la cucitura definitiva nel vostro abito. Anche se lo zigzag andrà fatto nel bordo della stoffa, per ottenere un effetto migliore e non vedere filetti volanti qua e là, consiglio di rigirare e stirare in dentro 1 centimetro di stoffa. La stoffa in eccesso nel rovescio andremo a rifilarla poi alla fine. Inizio facendo dei punti indietro e tendendo leggermente i fili e poi inizio a cucire in avanti facendo attenzione a tenere il bordo della stoffa sempre allineato a 1 millimetro dal lago. E questo è il risultato. Non è venuto male, si potrebbe forse diminuire ancora un pochino la lunghezza del punto, portarla a un po' meno di 1 nel mio caso. Comunque ora per concludere questo tipo di cucitura rifiliamo il margine a filo della cucitura appena fatta, facendo attenzione a non andare sopra ai fili della cucitura se no la sfilate. L'ultimo modo che vi mostro per utilizzare lo zigzag è anche quello più interessante. Potete infatti usare la cucitura a zigzag per cucire tessuti stretch mantenendo l'elasticità del tessuto. Se provate a fare una cucitura dritta normale su un tessuto elastico, vedrete che l'elasticità viene bloccata dalla cucitura e non va bene perché si perde il senso di usare tessuti elasticizzati. C'è anche il rischio che la cucitura dritta, essendo fissa, si possa rompere tirando il tessuto. L'escamotage è quindi utilizzare la cucitura a zigzag per cucire tessuti elastici. Ipotizziamo quindi di dover fare una cucitura con 1 centimetro di margine su questo lato. La facciamo appunto con lo zigzag e lo zigzag dovrà stare tutto dentro al centimetro di margine previsto, quindi finire in dentro esattamente a 1 centimetro dal bordo della stoffa. Per fare questo zigzag, come impostazioni tengo sempre una tensione media di 4. La larghezza possiamo tenerla a 3 mm indicativamente, insomma un valore medio va bene, e la lunghezza la possiamo impostare a 2 mm. Qui in generale ragioniamo su quanto lungo vogliamo il punto, esattamente come per la cucitura dritta. Se mettiamo 2 significa che visivamente i punti alla fine saranno distanti 2 mm. Con la stoffa questa volta non devo allinearmi al centimetro segnato sulla placca ago, perché sennò lo zigzag finirebbe anche oltre il centimetro di margine, essendo che lo zigzag arriva anche a 2 mm a sinistra del lago. Per fare in modo che tutto lo zigzag stia dentro al centimetro di margine, devo spostare il bordo della stoffa 2 mm verso sinistra, che equivale ad allineare il bordo della stoffa a 8 mm sulla placca ago. E mi raccomando, man mano che cucite cercate di tenere la stoffa allineata in questa posizione, così cucirete dritti. Come prima inizio facendo dei punti indietro, tendendo i fili leggermente e poi parto con la cucitura in avanti. Il risultato è questo. Come vedete, se anche tiro lo zigzag, il tessuto mantiene la sua elasticità e la cucitura è a questo punto elastica e quindi non rischia di rompersi tirando il tessuto. Quello che vedrete poi da fuori è questo, dei puntini distanziati appunto 2 mm l'uno dall'altro. E quindi da fuori assomiglia molto alla cucitura dritta, solo che è elastica. Se state usando il jersey di solito non sfrangia, quindi non serve neanche rifinire il margine di cucitura. Chiaramente esiste anche un modo più professionale e bellino da vedere per cucire i tessuti elastici, che è cucirli con una tagliacuci, che in un unico passaggio ti cuce assieme i 2 strati di stoffa mantenendo l'elasticità e rifinisce anche i margini allo stesso tempo. Ma se non avete una tagliacuci in casa, con questo metodo potete comunque riuscire a cucire i tessuti elastici assieme. E queste sono tutte le cuciture viste oggi, tutte assieme, così potete anche vedere le differenze tra l'una e l'altra. Fatemi sapere quale vi ha entusiasmato di più e fatemi sapere anche se conoscevate già tutti questi utilizzi della cucitura a zigzag.
E per il video di oggi è tutto, io spero che vi sia stato utile, lasciate un mi piace e se volete vedere altri video come quello di oggi, nel mio canale trovate una playlist che si chiama Le basi del cucito e lì sto caricando tutta una serie di video pensati per chi vuole iniziare a cucire e quindi spiegando tutto dalle basi. Nei prossimi video di questa serie vi spiegherò come cucire varie parti dei capi, come per esempio gli orli, i bordi, le zip, eccetera eccetera. Quindi se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e attivate la campanella così non vi perderete tutti i prossimi video che pubblicherò. Come ho accennato anche negli ultimi video, vorrei coinvolgervi sempre di più nella scelta dei capi che realizzo all'interno del canale e quindi ho iniziato a fare dei sondaggi su Instagram chiedendo anche a voi le vostre preferenze sul design che dovrei scegliere per i vari capi che realizzo. Quindi seguitemi anche su Instagram se volete dire la vostra. Bene, per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!